Milan-Inter 1-1, il giorno dopo torna uno dei nostri format più richiesti, le 5 cose che forse non hai visto nel derby, e parto da una cosa che sicuramente nessuno di noi ha visto, ovvero l'arbitro Chiffi che fischia calcio di rigore per l'intervento di Pavlovic su Thuram. Nessuno di noi l'ha visto perché il fischio non è arrivato, l'arbitro non ha dato questo calcio di rigore. Mi sono infuriato in diretta, mi avete visto, mi sono arrabbiato ancora di più per due cose che sono successe nel post partita. La prima, su DAZN, sono stato tutta la serata ad attendere Open VAR, la trasmissione che ci fa ascoltare i dialoghi tra arbitro e VAR, per cercare di capire perché non fosse arrivato questo fischio e perché nessuno dal VAR avesse avuto l'idea di richiamare l'arbitro. Guardo, parlano di Atalanta-Torino, parlano di Parma-Lecce, niente, nessuno parla di Milan-Inter. Non hanno fatto vedere nulla. E allora io mi chiedo a cosa serve Open VAR se quando c'è un episodio così importante, uno dei più importanti, il più importante del weekend, uno dei più importanti potenzialmente di questo campionato così equilibrato, e non se ne parla, non ci fanno ascoltare che cosa hanno detto. E questa cosa francamente la trovo una mancanza veramente, veramente pesante. E soprattutto perché l'episodio, ragazzi, è molto, molto, molto dubbio sul perché non è intervenuto il VAR, quantomeno sono in dubbio, perché l'arbitro indica il pallone, ok, Teo Hernandez prende il pallone, ma Pavlovic prende diretto la gamba, e il fatto che il VAR non intervenga e non ci facciano sapere perché non è intervenuto, per me è imbarazzante. Allora, la seconda cosa che mi ha fatto arrabbiare è la spiegazione che è arrivata dai vertici arbitrali. Sulla Gazzetta dello Sport scrivono: per i vertici arbitrali è giusto non assegnare il calcio di rigore perché è tutto troppo light, definiscono, ovvero negli ultimi tempi, se c'è una direttiva, negli ultimi tempi tra l'altro, vabbè, se c'è una direttiva chiara è quella del rigore da evitare per i micro contatti. Il tocco lieve e non travolgente non deve essere punito, e così è stato definito quindi da chi l'ha visto in campo, giudicato al VAR, e anche dai vertici arbitrali. Per cui questo tocco di Pavlovic su Thuram viene definito un micro contatto. Ma che significa, mi verrebbe da dire, ma cosa significa micro contatto? Lo chiedo a voi, per favore illuminatemi. Io francamente sono veramente perplesso e sono contento, anzi, che finalmente Inzaghi abbia alzato la voce. Dopo qualche timida polemica finalmente alza la voce, perché così bisogna fare, così stanno facendo tutti, e non vedo perché l'Inter debba essere da meno quando, come dice lo stesso Inzaghi, dopo Morata sulla strada in Supercoppa, Skorupski su Thuram contro il Bologna, Ismaili su Lautaro contro l'Empoli. Io ci aggiungo che Inzaghi non l'ha citato, a Lecce, Baschirotto con il pallone che arriva, lui allarga il braccio e lo tocca pieno e non viene dato rigore. Inzaghi dice: adesso comincio ad arrabbiarmi, e fai bene mister, dico io, fai bene Inzaghi ad arrabbiarti, perché dai famosi retropensieri di Conte abbiamo visto che alzare la voce qualcosa porta, ti mette sulla mappa, distoglie anche l'attenzione e fa giudicare tutto in una maniera anche un pochino più attenta. Ecco, non voglio parlare di complotti, però è giusto farsi sentire, perché è una strategia che abbiamo visto sta pagando, e noi non facendoci sentire abbiamo visto che questa strategia non sta pagando evidentemente. Vi faccio notare anche un'altra cosa a tal proposito: da quando Rocchi, vi dico da alcune settimane, ha fatto il punto di metà stagione su quanti falli sono stati fischiati, i cartellini, la media, eccetera, eccetera. Nelle ultime 4 partite, vediamo questo quiz. Sapete quanti giocatori sono stati ammoniti delle squadre che hanno affrontato l'Inter? Nella partita contro l'Inter, quanti giocatori sono stati ammoniti su 4 squadre? Ve lo dico io. 0. Molto semplice la risposta a questo quiz. Da 4 partite l'avversario dell'Inter chiude senza ammonizioni. L'ultimo ammonito contro l'Inter è stato Zampano del Venezia, mi sembra. E all'Inter invece i gialli sono arrivati costantemente in media, con Dumfries che tra l'altro ammonito salterà non Fiorentina-Inter perché era già iniziata la partita, ma Inter-Fiorentina di lunedì, salterà per squalifica, mentre Zalewski al contrario non potrà giocare da regolamento Fiorentina-Inter, ma potrà esserci lunedì in Inter-Fiorentina. Il mister quindi per me ha fatto bene ad alzare la voce, bravo anche Thuram che lo ha ribadito. Adesso però parliamo di campo, lo facciamo con una riflessione finale poi all'interno di questo episodio. E allora ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale, clicca sul tasto iscriviti e fate un salto anche su sportxmarket.com, il gioco completamente gratuito in cui si vincono premi reali con le fantazioni delle squadre. Molto semplice, vi basta andare sul mercato dove trovate tutte le fantazioni che potete acquistare, cercate le squadre quindi su cui volete puntare ad investire, con cui poi vi costruite il vostro portafoglio. All'interno del portafoglio poi, in base ai risultati delle squadre, le fantazioni di ogni squadra aumentano o perdono di valore, e questo fa aumentare o diminuire di valore il vostro portafoglio, con cui poi potete andare a scalare
questa classifica e vincere quindi premi reali che si vincono ogni mese e dei grandi premi anche a fine stagione. Quindi Sport Exchange Market è completamente gratis, trovate il link in descrizione per iscrivervi gratuitamente e sfidare anche noi di Passione Inter. Torniamo su Milan Inter adesso, torniamo anche sul campo, soprattutto e parliamo avrei anche degli altri episodi arbitrali da farvi vedere, ma ci torneremo magari nella diretta delle 19:30. Questo su Ciala, questo che chiamano i milanisti e quest'ultimo episodio, ma le 5 cose le continuiamo con le metto come sempre in ordine sparso. Quindi detto degli arbitri, la seconda cosa che volevo farvi notare di questa partita, la posizione di Barella che abbiamo sottolineato, soprattutto all'inizio è stata una posizione più alta e più vicina agli attaccanti rispetto al solito, ce lo dimostrano anche queste heatmap. Le prime 2 a sinistra, la prima e la seconda heatmap sono le heatmap dei precedenti 2 derby. In questo caso, secondo me, è evidente che Inzaghi ha cercato una contromisura differente con Barella, che ha giocato invece nella terza heatmap, lo vediamo, più alto e spesso più centrale anche nella zona degli attaccanti. Poi è chiaro che l'assalto finale sulle fasce ha cambiato le heatmap appunto sulle corsie di Barella, però all'inizio soprattutto ha giocato in questo modo qua. E secondo me questa è stata una soluzione studiata per creare delle difficoltà ai loro centrali che sulle marcature a zona vanno spesso in crisi. Allo stesso tempo, secondo me è stata una scelta un pochino rischiosa perché ha lasciato Pavard con Leao che ha deciso Pavard di non marcarlo proprio strettamente e si è preso dei rischi, così come Dumfries invece su Teo Hernandez forse doveva essere più aggressivo, più alto anche per andare a tamponarlo ed evitare che a sua volta invece Teo Hernandez si potesse alzare per andare in quella zona che in alcuni casi Barella inevitabilmente lasciava libera. A tal proposito, anzi a proposito di Barella, dopo il gol è stato anche l'unico che è andato a prendere il pallone, sta girando questo video in cui va a prendere il pallone e corre per cercare di ripartire subito perché mancavano 3 minuti e voleva provare a vincere questa partita. La terza cosa che volevo farvi notare invece è quel semino che avevo messo contro il Monaco e si è rivisto in piccola parte anche contro il Milan. E riguarda le posizioni di Thuram e Lautaro Martinez. Abbiamo sempre detto che già dall'anno scorso Thuram era mediamente più avanzato di Lautaro Martinez come posizione in campo, invece contro il Monaco e anche oggi mediamente contro il Milan, Lautaro è stato più avanzato di Thuram, cioè pur partendo da dietro come vediamo nella heatmap, quindi è venuto molto a giocare tra i reparti, anche sul cerchio di centrocampo, Lautaro Martinez è stato molto più spesso molto più presente, ecco, a ridosso dell'area di porta, la cosiddetta area piccola. Questo perché, anche, Thuram comunque, gli sono stati affidati dei compiti sicuramente di andare più a strappare, di ingaggiare questi duelli in velocità, ma ha fatto poi dei tagli importantissimi con cui ha seminato il panico. Però ecco, volevo farvi notare come da queste 2 partite, Monaco come detto e derby, cerchiamo di tenere d'occhio questa cosa, magari può diventare una tendenza nelle prossime settimane, magari diventa appunto una novità da tenere d'occhio, però Lautaro Martinez parte da dietro, è vero, anche Thuram, e poi però è più presente lui nell'ultimissima fase di finalizzazione in queste 2 partite, vedremo se si confermerà. La quarta cosa che volevo farvi notare poi era un altro tema che avevamo sollevato prima della partita, quello relativo ad Hakan Çalhanoğlu. Il ritorno di Hakan Çalhanoğlu, ero curioso di vedere come avrebbe reagito l'Inter a questo ritorno. Cioè, vi avevo fatto vedere come in assenza di Çalhanoğlu fosse esploso il numero di palloni giocati da Bastoni. Bastoni che ne tocca sempre tanti, assolutamente, è sempre un regista aggiunto, però senza Ciala era diventato quasi sempre Bastoni il giocatore con il maggior numero di palloni toccati in partita. Quindi la regia, almeno in termini di volume di traffico, si era spostata su Bastoni. In questa partita in parte questa cosa si è rivista, perché è vero che De Vrij ha toccato più palloni di tutti, ma, è rimasto in campo tutta la partita, quindi chiaramente ha giocato più palloni anche perché ha avuto più minuti a disposizione, mentre Bastoni e Çalhanoğlu, che sono usciti insieme al 65esimo, hanno toccato entrambi 70 palloni, con Bastoni che però ha fatto più passaggi, 62 a 55 rispetto a Ciala. Vedremo se questa cosa si confermerà col passare delle partite, con l'aumento anche della condizione di Çalhanoğlu. Intanto va detto che Bastoni è stato un pochino più elementare forse in questa partita nella regia, salvo quel tentativo di pescare Barella alle spalle dei difensori che era molto interessante. Secondo me non è stato aiutato troppo da un Di Marco che mi è apparso non in formissima, idem Mkhitaryan non una grande partita, anche Dumfries dall'altra parte come dicevo un pochino timido nel duello con Hernandez secondo me, ma soprattutto quello di Ciala
è stato un rientro non molto positivo, ecco. Come detto, c'è l'errore, da cui nasce il gol del Milan, come sempre noi polli in quelle occasioni lì dove perdiamo palla, ci sarebbero poi tanti altri giocatori che possono intervenire, tante altre cose che puoi fare prima di far arrivare il gol, invece nei derby purtroppo c'è questo blackout che, subiamo sempre, bisognerà ragionarci. Va detto che se quell'errore l'avesse fatto Asllani sarebbe stato massacrato, diciamocelo chiaramente. Col senno di poi verrebbe da dire che forse velocizzare i tempi del recupero per far rientrare subito Ciala proprio nel derby, forse non ha pagato come ci si aspettava, anzi, però intanto col senno di poi è molto più facile. Poi non abbiamo la controprova, però potrebbe essere questa una critica, ecco, da muovere ad Inzaghi in questa partita. Ma, se veniamo anche all'ultimo tema con la riflessione finale, vi condivido una cosa, tra l'altro sta girando scusatemi, in queste ore, un'immagine di Inzaghi che avrebbe spaccato a quanto pare il tabellone dello sponsor a bordo campo dopo il terzo palo colpito dall'Inter, e poi l'abbiamo visto anche esultare per primo con i giocatori dell'Inter al gol di De Vrij con uno scatto impressionante. Anche ieri io ho letto, tante critiche sinceramente, al mister che, francamente non condivido, nel senso che se guardo dall'altro lato vedo un Conceição che, sta vincendo, fa dei cambi con cui si chiude totalmente dietro, diventa un 5-4-1 ma soprattutto un 5-5-0 e viene bombardato per gli ultimi 30 minuti di questa partita senza mai uscire e rischiava veramente di perderla questa partita. Inzaghi invece, qualcuno invocava le 3 punte alla fine. Sì, potevi provare le 3 punte, ma con le 3 punte non è che in panchina avevi Van Basten, Ronaldo il fenomeno, cioè secondo me finivi per intasare ancora di più l'area di rigore e sulla partita sporca l'abbiamo visto come il Milan ci sguazza veramente. Così invece Inzaghi cosa fa? Cambia 2 terzi di difesa, cambia Çalhanoğlu e svolta l'inizio della partita cambiando 2 difensori sostanzialmente. In più Zalewski e Frattesi alla fine come scelte finali che danno l'assalto e Zalewski ottimo debutto tra l'altro. Sicuramente avrete visto l'assist di petto su Passione Inter, ci avevo un po' scherzato perché, sembrava come movimento, visto che stiamo parlando del derby della Madonnina, sembrava un po' la Madonnina del Duomo come come gestualità, ci abbiamo scherzato, però Zalewski ottimo debutto, sicuramente. Tra l'altro Inzaghi nel post partita ha detto che su Zalewski lo seguiva, lo ha voluto e visto che si parla sempre di un allenatore non coraggioso, ecco, decide di buttare nella mischia un giocatore appena arrivato, che praticamente non ha fatto nemmeno le visite mediche perché le sta facendo in questo lunedì mattina e subito nella mischia lo getta senza farsi troppi ragionamenti. Ecco, tutt'altro che non coraggioso mi verrebbe da dire, visto che poi è anche molto piuttosto giovane comunque come età, però forse nel caos non avrete visto, questo volevo farvela notare perché secondo me una nota di merito va data a Bissek, perché Bissek in un momento così delicato, col piede debole, cioè il mancino, fa un ottimo traversone, un ottimo cross a pescare Zalewski sul secondo palo, quindi veramente, veramente bravo. Detto questo, è comunque un pareggio che lascia un po' di amaro in bocca, perché avevamo detto si poteva veramente affossare il Milan, che tra l'altro ha visto i rivali in zona Champions vincere e dopo 2 sconfitte, ecco, speravo da tifoso di spazzare via questo Milan. Però fermo restando che l'Inter, come dicevo anche ieri, viaggia ad un ritmo di 88 punti in proiezione in campionato, quindi stiamo viaggiando a dei ritmi da quasi 90 punti in questo momento, ricordiamocelo sempre. Però ecco, il Milan intanto rimane una squadra con giocatori forti, lo ribadisco, sta continuando a comprare in queste ore. Secondo me la cosa che però volevo portarvi a questa riflessione, abbiamo un pochino sofferto questo Milan mentalmente forse, a maggior ragione allora pareggiare così all'ultimo pesa veramente tanto, perché dicevo sempre ai tempi di Pioli che loro partivano già innervositi anche dallo storico dei derby di fila vinti, soprattutto Pioli, e c'era un'inerzia con cui quindi andavamo avanti a vincere. Questa inerzia mentale stava rischiando di cambiare pericolosamente, sta rischiando di cambiare pericolosamente secondo me. Quindi mettere lì un punticino che intanto interrompe questa scia, del Milan è veramente importante. Alla luce poi anche del pareggio del Napoli lo diventa ancora di più e possiamo quindi ribadire in sintesi che, se Conte proprio vorrà vincere questo scudetto pur creando 0,3 di expected goal, mi sembra contro la Roma veramente nulla, ecco, se proprio dovrà vincerlo, quantomeno però dovrà sudarselo fino all'ultimo perché quest'Inter non vuole assolutamente mollare nulla. Fatemi sapere che ne pensate voi, se siete d'accordo con la mia analisi, se avete notato altri spunti particolari, scrivetemelo nei commenti, così poi nella diretta alle 19:30 ci sarà molto di cui parlare. Oggi sarà una diretta bella piena, derby, mercato e non solo, quindi vi aspetto passioneinter.com
club, la nostra community con la novità degli abbonamenti mensili, link in descrizione anche per entrare a far parte del nostro club come socio, accedere fin da subito a tutti i vantaggi della nostra community esclusiva. Lunedì poi alle 22 solita chiamata come sempre. In descrizione trovate anche il link ad un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.